Ora vi dico una cosa di me. Ho la fissa delle condizioni meteo e della qualità dell'aria della mia abitazione. Attualmente ho un sensore della IVEA che monitorizza la qualità dell'aria nella mia toilette e anche una stazione meteo con un modulo aggiuntivo che mi permette di sapere la qualità dell'aria sia nel mio soggiorno che nella mia stanza da letto. E grazie al sensore esterno so anche come risulta essere la qualità dell'aria all'esterno e la temperatura ovviamente dell'ambiente circostante la mia abitazione. Come ricorderete, avevo già integrato la mia sezione meteo in HomeKit tramite HomeBridge e ne feci anche un video. Se non l'avete visto vi lascio il link qui in alto. Visto però che ora sto migrando alcune delle mie componenti verso il mondo Z-Wave, ho ovviamente integrato anche la mia stazione meteo all'interno di Home Center 2. Qualche settimana fa, infatti, vi ho mostrato in un video come utilizzare il plugin ufficiale per collegarla. Stavolta invece ci andiamo a complicare un pochettino la vita e anziché utilizzare il plugin ufficiale andremo ad utilizzare il virtual device e delle scene. Ma prima di tutto, sigla! Ciao ragazzi e bentornati su Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Come avrete capito, oggi parliamo della stazione meteo di Netatmo e della sua integrazione all'interno di Home Center 2. Per integrarla utilizzeremo il virtual device e le scene che ci sono state messe a disposizione da Zoran, che come sempre ringrazio. Il link alla pagina del forum per effettuare il download del virtual device e delle scene, come sempre, sarà presente nella info box. Una volta scaricato il file e decompresso all'interno di una nostra cartella, troveremo al suo interno altre sottocartelle, suddivise ovviamente in base a ciò che andremo a configurare. L'installazione minima prevede comunque il modulo interno, quindi la base principale, per la precisione questa qui, e il relativo modulo esterno, che è questo. All'interno, come sempre, troveremo anche le varie icone e il manuale di installazione. Nel caso abbiate anche i sensori di pioggia e o quello di vento, sono presenti comunque i relativi virtual device. Inoltre, se come precedentemente detto avete come me un modulo interno aggiuntivo, potremo andarlo ad installarlo utilizzando il relativo virtual device. Vi ricordo infatti che per ogni modulo aggiuntivo dovremo andare ad utilizzare un suo virtual device specifico. L'installazione è standard, quindi andiamo all'interno della sezione dispositivi, facciamo aggiungi dispositivo e scorrendo verso il basso dobbiamo scegliere come sempre import virtual device e andiamo a scegliere i vari file da caricare. Completato questo passaggio possiamo andare ovviamente a modificarne il nome e la stanza di riferimento. Tutti questi passaggi di import device dovranno essere ripetuti per ogni modulo da collegare in base alla tipologia, quindi modulo interno, modulo esterno, i moduli aggiuntivi o sensore pioggia e di vento. Come sempre Zoran rilascia anche le varie icone. Quindi nella cartella di riferimento troveremo oltre al virtual device anche le varie icone. Come visto per gli altri accessori dovremo fare aggiungi icona e poi caricarle tutte insieme. Completato il caricamento di questa fase, se utilizzate il classico icon preview potrete reperire facilmente gli ID delle icone appena caricate e andremo a segnare semplicemente la prima. A questo punto non dovrete fare altro che inserire il numero dell'icona nel main loop del relativo virtual device e andare in successione. Una volta completati tutti questi passaggi dovremo andare nella sezione per l'installazione della scena. Ma prima di questo dovremo andare a creare un'applicazione nella sezione developer del sito di Netatmo. Se non sapete come fare vi rimando al video in cui installo la Netatmo tramite il plugin. Come sempre il link è qui in alto. Per installare la scena dovremo ovviamente posizionarci all'interno delle scene, scegliere aggiungere scena e selezionare l'ultima voce, ovvero quella relativa al codice Lua. Home Center 2 di Fibaro non permette la creazione delle scene importando i file come succede per i virtual device, quindi dovremo andare ad aprire il file scaricato con un editor di testo, andare a selezionare tutto il contenuto e quindi incollarlo all'interno della sezione, andando a sovrascrivere tutto quello che è già presente. Assegnate quindi il nome e la stanza di riferimento e andate a salvare tutto quanto. Zoran come sempre ci ha rilasciato un'icona personalizzata che potrete andare ad utilizzare se lo preferite.
Ora, ovviamente non ci resta che andare a vedere quali siano le voci da personalizzare all'interno della nostra scena per far funzionare sia Virtual Device che scena stessa. La prima cosa da fare sarà quella di inserire il nome utente, la password di accesso al sito developer di Netatmo e il client ID e il client secret dell'applicazione che avete appena creato. La seconda voce che dovremo andare ad inserire sarà invece la Session ID. Il valore da inserire non è altro che il MAC address della nostra stazione meteo. Tale valore potrete andarlo a reperire all'interno dell'applicazione ufficiale del produttore. Se avessimo più di una stazione meteo, potremmo andare ad inserire i relativi MAC address all'interno della Station ID e all'interno invece del Virtual Device andremo ad indicare come station number 1 piuttosto che 2 piuttosto che 3. A questo punto, dopo qualche secondo, i dati verranno aggiornati all'interno dei nostri Virtual Device. Come si può facilmente capire, la configurazione non è complessa, ma richiede sicuramente più tempo rispetto al plugin stesso. Un'altra differenza tra i due risulta essere l'aspetto grafico. Il plugin non ha icone che variano in base alla qualità dell'area, mentre il Virtual Device rilasciato da Zoran modifica automaticamente le icone. Inoltre, con il Virtual Device si perde completamente il termostato. Questo fa sì che non è possibile utilizzare i dati della stazione medio come sensori principali per il nostro Home Center 2. Detto ciò, nel mio caso prediligo il Virtual Device di Zoran, esteticamente più curato, ha una maggiore affidabilità nel recupero dei dati dal server e ovviamente tutto questo a scapito del termostato, che per il momento non mi interessa e continuo ad utilizzare tramite Siri. Siamo così giunti al termine di questo video. Se vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di condividerlo, e a me non resta che salutarvi. Ciao e alla prossima!